Ben ritrovati in questo nuovo video. Oggi parliamo di iPad Air e iPad Pro, ma prima di iniziare vi consiglio di iscrivervi perché siamo troppo pochi come potete vedere e iniziamo subito. Dall'ultimo video che ho pubblicato e con l'uscita sempre più prossima di iPad Air mi sono sempre più chiesto quale sarebbe la scelta migliore tra lui e iPad Pro. È vero, sicuramente iPad Pro ha lo schermo ProMotion, 4 altoparlanti, lo sblocco facciali che può piacere o meno e dipende, almeno per me, da un fatto soggettivo, e avendo anche 6 GB di RAM sembra la scelta giusta. Ma il dubbio principale è che con l'uscita di iPad Air 4, che l'abbiamo visto sul mercato in questi giorni, si è confermato quello che avevo detto in questo video. Il nuovo chip A14 è veramente una bomba e non appena ho visto i test ufficiali, perché quando è uscito sul mercato in questi giorni ovviamente qualcuno ce l'ha avuto qualche giorno prima, come posso immaginare Creator, queste robe del genere, sono usciti i risultati ufficiali di Geekbench e sono rimasto veramente a bocca aperta. In single core l'iPad Air e ovviamente anche l'iPhone 12 battono tutti i device con un punteggio che è di ben 1585. Mai visto prima d'ora un punteggio così alto in single core su tutti i device di Apple. Invece per quanto riguarda i multicore, iPad Pro è sempre alla cima della classifica, ma iPad Air ci va molto vicino con un punteggio di 4156. Ma la sorpresa principale, sono veramente rimasto a bocca aperta, è il punteggio in Metascore, dove iPad Air è il primo in assoluto in classifica con un punteggio di ben 12.505. Dopo avervi detto un po' di numeri, il mio dubbio principale è prendere iPad Pro con quelle 2 o 3 funzionalità in più o prendere iPad Air con un chip fresco di fabbrica, tra virgolette ovviamente. Molti di voi potreste dire che sarei pazzo a fare questo confronto e iPad Pro va preso ad occhi chiusi, ma oltre a ciò io ci metto anche il prezzo, perché iPad Air base parte da 64 GB di memoria e sicuramente non sono tanti per il 2020, ormai 2021, e l'unica configurazione possibile è quella da 256 GB che porta il prezzo a 839 euro. E con i prezzi di iPad Pro con la configurazione da 11 pollici 128 GB di archiviazione, sempre più spesso, visto che è da un po' di tempo che è sul mercato, si riesce a trovare questo device sul prezzo di 800 euro. E come potete vedere, insomma, il prezzo è molto simile tra i due e credo che il dubbio sia più che legittimo. Questo perché l'iPad Pro, il suo chip, che ricordo è l'A12Z, che è molto simile alla 12X, ormai in pratica è sul mercato da quasi 2 anni, anche se ovviamente il nuovo chip A12Z è stato rilasciato a marzo 2020, ma insomma sono chip praticamente uguali. Anche perché lo schermo ProMotion è veramente così essenziale? È essenziale avere uno schermo più fluido mentre per esempio stiamo cercando un'app o quando sto scrivendo con Apple Pencil, che questo si nota soprattutto, anzi solo in slow motion, e si vede quanto è reattivo lo schermo nel momento in cui lo andiamo a toccare. Beh, questo non saprei effettivamente. Posso pensare che l'unica cosa essenziale è alla fine la RAM, che sono 6 GB e fanno anche un po' di differenza, e soprattutto anche gli altoparlanti, che sono 4. E non ho considerato il comparto fotocamere e i microfoni, perché insomma in base alle esigenze, e questo è molto soggettivo, se ne fa uso o meno, come il sensore LiDAR insomma. Il punto e il dubbio principale è che avere un chip nuovo di adesso potrebbe risultare fastidioso rispetto a un chip diciamo vecchio, e se devo pensare di acquistare un iPad Pro che deve essere il migliore sotto ogni punto di vista, potrebbe risultare un po' fastidioso. Ovviamente si parla dell'uso che se ne fa e ovviamente
mi riferisco a quella fascia di utenti che stanno pensando di prendere un iPad Air ma vedono anche il prezzo di iPad Pro che si abbassa, o forse sarà anche il caso a questo punto di aspettare il primo o il secondo trimestre del 2021 con una probabile uscita di iPad Pro di quinta generazione, anche perché ci sono un po' di rumor che sono usciti ma sono troppo acerbi in questo momento. Spero di essermi fatto capire, ma come potete vedere la scelta non è così tanto scontata. Rinunciare a quelle 2 o 3 funzionalità di iPad Pro e avere un chip fresco di fabbrica con anche una memoria di archiviazione maggiore, alla fine non c'è una risposta certa, perché è così e basta purtroppo. Quindi lascio la risposta a voi nei commenti e fatemi sapere qua sotto cosa acquistereste e con le argomentazioni più concrete possibili, se iPad Air 4 o iPad Pro 2020, e cerchiamo di darci un po' di risposte, anche perché potrebbe essere che qualche utente si ritrovi in questa situazione, quindi aiutiamoci un po' a vicenda qua sotto nei commenti. Io spero vivamente che questo video vi sia piaciuto, perché è un ragionamento molto interessante da fare. Secondo me questo ragionamento andrà avanti per un bel po' di tempo. Vi consiglio vivamente di iscrivervi al canale, come potete vedere siamo troppo pochi, così siamo sempre di più. Mettete like, attivate la campanella, iscrivetevi anche al canale Telegram delle offerte di Amazon e Instagram, e noi ci vediamo con un prossimo video.